Ciao a tutti, questa è la versione estesa di un reel che ho postato di recente su Instagram. Ho pensato di riproporvelo come video su YouTube per essere un po' più chiara su alcuni passaggi. Come prima cosa andiamo a riempire il nostro stampo a semisfera con un po' di resina UV, lasciando un pochino di spazio dal bordo. Quindi la mettiamo ad essiccare per circa 120 secondi. Il passo successivo è fare i punti luce. Questo passaggio in realtà è facoltativo perché possiamo anche accontentarci, tra virgolette, dei punti luce che si verranno a creare naturalmente quando la luce entrerà a contatto con i nostri occhietti. In ogni caso io sto usando dei dotter o bulini di dimensioni diverse perché i punti luce che vado a creare sono uno più grande ed uno più piccolo. Stessa cosa poi accadrà per la pupilla. Potete usare qualsiasi cosa ovviamente, dagli stuzzicadenti agli spiedi per arrosti, matite temperate con punte diverse, anche il pennello se siete bravi a fare dei cerchi microscopici. Di questi passaggi in realtà la cosa più importante e che mi preme dirvi è di lasciare asciugare molto bene il colore acrilico prima di passare al colore successivo. Io sto usando degli acrilici, ma vanno benissimo anche le tempere se preferite. Ed ora veniamo al passaggio più importante, ossia la creazione dell'iride. Io uso due tonalità di verde e un giallo, ma si può usare qualsiasi tipo di colore. Io consiglio comunque di usare colori accordati, cioè sfumature dello stesso colore. Primo passaggio, colore più scuro in esterno, facendo dei piccoli tratti che vanno dall'esterno verso l'interno seguendo il nostro cerchio. In questo modo l'occhio sarà più realistico, in quanto se voi andate a guardare il vostro occhio vedrete che in esterno il colore è più pieno e più scuro e va a schiarire man mano che ci si avvicina alla pupilla. Quindi io lo distribuisco in maniera disomogenea apposta, perché quando andrò a sovrappormi con l'altro colore, anzi con gli altri colori, otterrò una sorta di effetto sfumato pur non avendo realmente sfumato i colori, perché nell'occhio non ci sono sfumature, ci sono dei piccoli filamenti, ognuno di un colore differente. Quindi con il verde più chiaro, dopo che quello precedente è ben asciugato, vado a fare la stessa cosa, lo distribuisco in maniera disomogenea, cercando di seguire sempre il mio cerchio. Le pennellate in questo caso è importante che si vedano, proprio per conferire maggior realismo, e lo vedremo alla fine quando andremo a girare l'occhio. Io sto lavorando su 3 dimensioni di occhio differenti, apposta per farvi vedere come cambia la gestione dei colori e la lavorazione. In realtà poco, ma su alcune cose sì, e lo vediamo in seguito. Finisco col giallo. In realtà ho poco spazio davvero libero, vuoto da ogni colore, giusto quella proprio attaccata alla pupilla. Ma è comunque importante usare alla fine un colore molto chiaro per quello che sarà l'effetto finale. Ora il passaggio più importante, quello che davvero renderà realistico il nostro occhio, ossia andare a grattare via il nostro colore con uno spillo o un ago o anche un taglierino volendo. L'importante è muoverci secondo la circonferenza e cercare di fare più tratti possibili. Sarebbe stato meglio evitare di coprire i punti luce con gli strati di colore successivi, ma le dimensioni non sempre lo consentono, per evitare di grattarli. Però alla fine si vedrà poco perché gli occhi sono davvero piccoli, quindi si vedrà poco. Infine vado col nero. Il nero lo vado a distribuire nell'occhio più grande, di nuovo seguendo il mio semicerchio, cioè il mio cerchio,
in modo tale da cercare di farlo penetrare perfettamente all'interno dei solchi creati col lago. Volendo si può fare in 2 passaggi, ossia nero più liquido il primo passaggio e nero non diluito per il passaggio finale. Negli altri occhi non seguo più la raggiera, ma vado col colore pieno perché si infiltrerà comunque, essendo molto molto piccola la dimensione. Ultimo passaggio, dopo aver ripulito bene il bordo della mia semisfera, vado a coprire con la resina UV che mi sigillerà il tutto. Il passaggio della pulizia non ve l'ho fatto, se vi interessa poi in seguito magari vi farò un altro video. E vado a essiccare il tutto sotto la lampada per almeno 60 secondi per lato. Per lato intendo ruotando di nuovo, girando lo stampo, si vedrà, in modo tale da essere sicura che anche l'altro lato sia ben secco, ed è importante per questo che lo stampo sia trasparente. Tra pochissimo vedremo il risultato finale, spero che vi piaccia, si vede un po' di grattata sui punti luce, ma sarà veramente poco evidente. Spero che il video vi sia stato utile e per non perdervene altri iscrivetevi e attivate la campanella. In descrizione trovate anche la mia pagina Instagram, dove posto molto più spesso e molte più cose.